Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video, pronostici di questa 26esima giornata che comincia stasera con Bologna-Verona. Facciamo i nostri pronostici come sapete, due doppie disponibili su tutte e 10 le partite e per chi è nuovo ovviamente iscrivetevi al canale se vi va poi a giornata finita anche di andare a controllare quante ne abbiamo prese e quante invece ne abbiamo sbagliate. Però facciamo questi pronostici quest'oggi e da qui fino a fine campionato con un piglio diverso, calcolando un tantino la gufata per far sì che il nostro Napoli possa poi risalire, diciamo, la china e avvicinarsi a questa zona Europa. Bando alle ciance, cominciamo. Bologna-Verona. Sarebbe un 1 sulla carta, però il Verona è in una situazione di classifica pericolosa perché la Serie B è lì, quindi corta la classifica sicuramente al di sopra del Verona per 3 punti potrebbero comunque farti scalare qualche posizione, ma è difficile la situazione appunto in quel di Verona. Sarebbe un 1, ma per la gufata ci giochiamo la prima doppia X2 e poi vedremo nel caso le becchiamo. Sassuolo-Empoli, non c'è niente da gufare, ovviamente non ci sono eh, problemi per quanto riguarda la classifica del Napoli, due squadre che non possono impensierire il cammino dei nostri azzurri. Sassuolo-Empoli, l'Empoli è in grandissima condizione mentale, fisica e anche tattica perché Nicola ha dato una svolta anche a livello di gioco, però vedo un Sassuolo che deve per forza vincere la partita, quindi metto un 1 Sassuolo-Empoli. Salernitana-Monza. Secondo me l'ultima uscita della Salernitana contro appunto diciamo i campioni di anni fa, l'Inter, i futuri campioni d'Italia, 4-0 che poteva essere una partita con un risultato molto più largo del 4-0, avrà portato un po' di sale in zucca, diciamo, agli Verani, che molto probabilmente, almeno quello che mi aspetto è una reazione della Salernitana che possa vincere la partita con il Monza. Non mi gioco la doppia perché la useremo per una partita che verrà dopo, quindi uno anche se rischioso. Genoa-Udinese, Genoa-Udinese X. X tra le due squadre non scelgo, anche se sarei, diciamo, andrei verso l'1, ma ci può stare una bella X perché l'Udinese alti e bassi, tra alti e bassi la partita comunque se la gioca. Genoa favorito però. X comunque. Juventus Frosinone. Ho letto qualche giorno fa che la Juve dovrebbe cambiare modulo, passare a questo 4-3-3. Allora, nel caso la Juve passi a questo 4-3-3, Frosinone favorito, ma non perché è più forte, perché cambiare modulo e riuscire ad essere produttivi, diciamo, non è una cosa, non dovrebbe essere una cosa immediata a livello di produzione di gioco, quindi il Frosinone potrebbe andarci a nozze in questa indecisione tattica o cambio tattico, mettetela come volete. Mi gioco la seconda doppia di questa giornata qui e metto X2. X2 e vediamo come va a finire. Cagliari-Napoli non argomento, 3 punti e basta, altrimenti sarebbe l'ennesimo fallimento, terzo tecnico, eccetera, eccetera. 2, anche se ci andremo poi con un video apposta per il Napoli che troverete sul canale. Ci sono delle novità per quanto riguarda la formazione del Napoli e anche lo stato d'animo e la garra con la quale ci verranno ad affrontare appunto a Cagliari, manifesti in città, eccetera. Ci sono un paio di situazioni che andremo ad analizzare in un video che troverete sul canale. Comunque Cagliari-Napoli 2, Lecce-Inter. Infortunio di Turan, 15 giorni fermo, non è della partita e quindi Arnautovic dovrebbe partire con Lautaro. L'Inter è strafavorita, anche se Lecce non è un campo molto semplice, però per le forze in campo non possiamo assolutamente, non ce la faccio a mettere un risultato diverso dal 2, quindi Lecce-Inter 2, Milan-Atalanta. Qui entra in gioco la gufata. La gufata è un 1 fisso, perché l'Atalanta rientra tra le squadre che almeno
si giocherà la Champions League insieme al Bologna e mi auguro il Napoli e la Fiorentina, eccetera, la Lazio, quindi dobbiamo recuperare sull'Atalanta. Milan-Atalanta, mi auguro che sia un 1 fisso. Vittoria Milan. Roma-Torino, rientra in gioco la gufata, una bella X. Sarebbe il risultato perfetto. Che il Torino comunque a pari punti con il Napoli. È vero che noi dobbiamo giocare il recupero con il Sassuolo, il Torino ha perso il recupero contro la Lazio. Quindi una bella X farebbe bene nel recuperare punti verso chi è sopra e nel tenere a bada chi rincorre. Fiorentina-Lazio, rientra la gufata anche qui, anche se vedo una partita in favore della Fiorentina questa volta. La Lazio sì, ha vinto col Torino, ma non convince comunque a livello di gioco e stare sul pezzo per tutti i 90 minuti. Col Bayern Monaco si gioca una grande partita, ovviamente vinta tatticamente dalle mosse di Sarri per l'interpretazione del modulo stesso. Contro la Fiorentina sarà tutta un'altra partita. Rientra la gufata anche qui e mi auguro che sia una X che può anche uscire, secondo me, una X in Fiorentina Lazio, quindi lascio la X, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, speriamo di fare effetto, diciamo, con queste gufate, anche se non ci ho mai preso, ma tiriamo acqua al nostro mulino perché da ora in avanti dobbiamo cercare di usare tutte le armi possibili per scalare questa classifica. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!